Stai ascoltando Controradio. FM, DAB, streaming, social, web. Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. Le 8.40, l'approfondimento di questa mattina, ci domandiamo se il referendum di Empoli è stato un autogol, come ha detto ieri ai nostri microfoni l'ex presidente della regione toscana Vannino Chiti. Non è stato raggiunto il quorum degli aventi diritto al voto al referendum abrogativo comunale a Empoli relativo alla delibera del Consiglio Comunale del 2022, con cui il comune aveva aderito al progetto della multi-utility, la holding toscana dei servizi pubblici. I comitati promotori della consultazione volevano scongiurare sia la quotazione in borsa sia naturalmente la gestione pubblico-privata del servizio idrico. Come abbiamo raccontato, l'affluenza è stata del 28,48%, hanno votato 12.290 persone. Per quello che riguarda lo scrutinio, il 96,61%, cioè 11.875 persone, hanno votato per il sì, per uscire dalla multi-utility. No sono stati il 3,02%, 21 le schede bianche, 25 quelle nulle. Allora, per parlare delle conseguenze di questo referendum sono collegati con noi anche in diretta video sui nostri social Tommaso Fattori, che è stato consigliere regionale, portavoce del Forum Sociale Europeo di Firenze, promotore del referendum storico del 2011 contro la privatizzazione del servizio idrico e dei servizi pubblici locali, e Marco Cardone del Comitato Referendario, portavoce del Comitato Referendario No Multi-Utility. Con questo andiamo ad Empoli. Buongiorno a voi e grazie per essere con noi, grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, grazie. Allora, cominciamo subito da un'analisi di questo voto. Io ho iniziato dicendo: è stato un autogol? Tommaso Fattori. Ma io rispetto per Vannino Chiti e per le sue opinioni, tra l'altro è stato fra i firmatari del referendum, però ho un punto di vista diverso. Io penso che certamente è stato formalmente un referendum nullo, però credo che politicamente abbia avuto un significato enorme, perché quasi il 30%, cioè vale a dire quasi un empolese su 3, è andato a votare sì. Tra l'altro lo ricordavi con il 96% di sì, praticamente come esattamente la stessa cifra del 2011, e questo malgrado appunto, come dire, il sabotaggio del silenzio sia da parte dell'amministrazione cittadina, sia diciamo da parte del sistema mediatico complessivo, pur con qualche lodevole eccezione, penso per esempio al TG3 e qualche rara voce libera, tipo appunto Controradio, però in termini assoluti 12.300 voti sono, per intendersi, più dei 9.500 voti che hanno eletto l'attuale sindaco della città. Cioè io starei molto attento a non sottovalutare un'impresa nata dal basso per il merito dei comitati cittadini come quello appunto rappresentato da Marco, adesso in collegamento Trasparenza per Empoli, che ha, come dire, portato nel silenzio assoluto un empolese su 3 alle urne che quasi, diciamo, al 100% ha votato sì. Ecco, quindi io credo che al di là di tutto questo risultato abbia oggettivamente scosso, diciamo, sia il PD che Fratelli d'Italia, cioè non è un mistero per nessuno che, come dire, il cosiddetto vecchio PD, cioè quello renziano dei Nardella, dei Biffoni, Nardini, abbia sostanzialmente concepito la multi-utility assieme a Tomasi, il candidato del centrodestra alle scorse elezioni regionali, con la benedizione di Meloni, anche se poi io, come dire, ho detto più volte, sono più che convinto che questo progetto sia, come dire, maturato, sia stato concepito in ambienti esterni alla politica in quanto tale, cioè in ambienti economico-finanziari, quindi fortemente voluto, diciamo, dai grandi fondi di investimento che poi sono quelli che entrano dentro le multi-utility. Però io credo che il colpo della partecipazione poi di fatto e di questo referendum sia arrivato forte e chiaro, e che sia stata, come dire, un'impresa notevole, certamente complicatissima. Dico solo uno e chiudo, diciamo, uno degli elementi, no?
più o meno si doveva arrivare a 21.000 cittadini per avere il quorum del 50% più 1. Tenete conto che di questi 21.000, 7.000 sono stranieri residenti, perché a differenza delle politiche in un referendum votano anche i residenti, e dico per fortuna naturalmente, però ci sono i problemi oggettivi, cioè moltissimi sono per esempio cinesi, c'è un'oggettiva barriera linguistica, non sapevano nemmeno, proprio perché non è stato fatto nulla anche da parte dell'amministrazione per informare sul sì e sul no, poi ognuno sceglie cosa votare, però fondamentalmente se togliamo ad esempio questi 7.000 si va a una soglia di circa 15.000 che è molto vicina poi di fatto al numero delle persone che hanno votato. Questo, ripeto, non per dire benissimo che votino i residenti stranieri, ma vanno informati che esistano barriere linguistiche, credo sia un fatto noto a tutti. Ecco, questo è per dire che se uno fa una lettura attenta del risultato referendario, vede, ripeto, che a mio parere il significato politico è veramente rilevante. Cerchiamo di capire da questo punto che cosa succede, ma prima, perché come dire, tutto questo non può non andare a influire su un dibattito che in queste settimane è stato un dibattito importante, che ha investito anche, diciamo così, il voto regionale ed altre cose di cui parleremo tra poco. Però Marco Cardone, la tua analisi del voto. La mia analisi è quella un po' che ha già fatto Tommaso, insomma ha riepilogato benissimo quelle che sono state le difficoltà, logicamente la considerazione che a noi ha fatto molto piacere accogliere gli extracomunitari residenti che sono venuti ai seggi a votare e che erano palesemente spaesati, era la prima volta per loro, non c'era informazione, avevano difficoltà a trovare seggi, il 16% rappresentavano all'interno appunto di tutto il corpo elettorale. Però al di là di questo, qui esce fuori un dato importantissimo che avete detto, che il 97% dei cittadini non vuole operazioni di questo genere, il 97% dei cittadini vuole che l'acqua e che i servizi, anche i rifiuti, siano gestiti da società in-house totalmente pubbliche. E questo dimostra che dal 2011 a ora sono passati quasi 15 anni, la posizione dei cittadini non si è spostata ad una virgola, perché questo è quello che ha detto il referendum. Quello che ha avuto come effetto, che ha contribuito il referendum, ma soprattutto tutta la rete toscana per la tutela dei beni comuni, i vari movimenti che hanno seguito tutta la questione multi-utility da quando è nata, e perché diciamocelo, questo va detto, se oggi siamo arrivati a parlare di multi-utility è perché i comitati cittadini si sono sforzati tanto di fare pressioni sia sulla stampa che sui partiti, sui movimenti vari, perché questa diventasse una questione di cui parlare. Perché se i cittadini stavano zitti di questa cosa non se ne parlava, e come avevano detto Bardini, Biffoni, Nardella e Tomasi, nel 2024 sarebbe stata votata la società, perché questo è quello che è successo. Quindi eventi come quello del referendum, nonostante da un punto di vista legislativo abbiano bisogno del raggiungimento di quorum, e questo nessuno lo mette in dubbio, però hanno la prima funzione, il primo obiettivo, il primo compito è quello di riportare in auge una discussione sulle questioni che si vanno a analizzare. Questo sicuramente è stato raggiunto come obiettivo in virtù anche del grande lavoro fatto prima da tutte le reti toscane e che continuerà anche dopo, e soprattutto ha portato a una nuova coesione, quindi riportare anche le posizioni dei partiti che nel 2011 erano tutte favorevoli al sì al referendum, convintamente l'hanno sostenuto, e grazie anche al grande lavoro di Tommaso e altri è stato raggiunto l'obiettivo in quel 2011. Questo però ci dimostra che nonostante anche quando si raggiungono gli obiettivi è necessario continuare a parlarne, è necessaria una continua mobilitazione, una continua attenzione su questi temi, e il risultato ottenuto importante, il secondo, è quello di aver riportato le forze politiche che allora erano presenti e allineate tutte per il sì, di averle, che nel frattempo è evidente che molte delle quali si erano, diciamo, disperse, disinteressate, allontanate, alcune delle quali invece erano andate negli anni in direzione opposta a quello che era l'esito del referendum. Ecco, sono state tutte radunate, coese, perché hanno visto evidentemente con l'interesse delle persone, hanno visto anche un loro interesse a ritornare a impegnarsi su queste questioni.
Quindi è stato importantissimo tutto questo, è stato fondamentale, è stato un segnale forte che fortunatamente hanno preso e hanno seguito e hanno subito accettato tutti i partiti. Qui a Empoli, ma anche a livello regionale, poi c'è stata su questo un'assenza chiara che ha risuonato comunque, che è stata quella del Partito Democratico, perché tutti gli schieramenti, tutte le forze politiche si sono espresse sul referendum, hanno preso tutti una posizione netta e chiara o per il sì o per il no. L'unica indecisione ancora riguarda il Partito Democratico. Questo ha a che fare col fatto che in questo momento il Partito Democratico è dentro una dialettica, diciamo così. Però Tommaso Fattori, se io riparto da quello che avete detto voi per fare l'avvocato del diavolo, cioè benissimo, verissimo, un empolese su 3 non vuole la multi-utility, 7 su 10, però il problema, la questione può essere proprio questa per alcuni, cioè qualcuno dice che smembrare, partendo anche da questo risultato referendario, smembrare la multi-utility senza andare in borsa, eccetera, non significa offrirla in qualche modo al grande capitale finanziario? Tommaso Fattori. No, è esattamente l'opposto. Cioè, il ragionamento che spesso si fa è proprio questo, cioè bisogna fare la multi-utility regionale per impedire che poi vengano da fuori per mettere le mani sull'acqua toscana, sui servizi pubblici toscani. Ovviamente l'allusione è alle altre cosiddette multi-utility italiane, io uso sempre le virgolette, no, in questi casi, perché, ossia ERA, A2A, Acea, Iren, cioè i grandi colossi delle multi-utility diciamo esterni ai nostri confini regionali. Però è, ripeto, vero esattamente l'opposto, cioè se noi costruiamo una multi-utility in Toscana è sicuro che dentro la compagine azionaria della multi-utility toscana arriveranno esattamente i grandi fondi internazionali che sono azionisti di ERA, Acea, A2A e Iren, e cioè appunto BlackRock, Vanguard, multinazionali come Suez, perché se si va a vedere chi detiene, diciamo, percentuali considerevoli, cosiddette anche di controllo, all'interno delle altre multi-utility, vediamo che ci sono esattamente questi soggetti. Io ho sentito dire, dice sì, ma noi vorremmo fare l'azionariato popolare. Ma l'azionariato popolare, ora, chiunque si intenda un minimo di borsa sa benissimo che non si può controllare a chi si danno le azioni, o meglio, si può dividere all'inizio, diciamo, in piccoli lotti, ma immediatamente le azioni sono in borsa, chiunque se le può comprare, ed è ovvio che le grandi, diciamo, i grandi gruppi, i grandi fondi di investimento rastrellerebbero in breve le azioni anche della futura multi-utility toscana quotata in borsa, esattamente come è successo nelle altre, perché non è che bisogna fare molto se non vedere che cosa è accaduto nelle multi-utility che sono accanto a noi. E badate che le multi-utility, diciamo così, io insisto su questo punto, l'esperienza lo insegna, sono delle mega macchine che sono congegnate per quello per cui sono congegnati tutti i colossi in borsa, cioè massimizzare il valore per gli azionisti, cioè produrre profitti, cioè distribuire dividendi e fare in modo che questo flusso di dividendi cresca e non diminuisca. Questo è l'obiettivo, non è quello di gestire efficacemente i servizi. Basta guardare i bilanci delle multi-utility esistenti in Italia e si vede l'enorme quantità di miliardi che si sono appunto intascati gli azionisti sotto forma di dividendi, e sapendo la cosa, io ripeto sempre, cioè che se questo è l'obiettivo primario, e ripeto, i bilanci lo mostrano, si vede che viene perseguito a qualsiasi costo, perché se per garantire il flusso diciamo di dividendi agli azionisti, quindi ai grandi fondi internazionali e poi naturalmente anche agli azionisti pubblici, non dimentichiamolo, questo è uno dei motivi per cui poi, come dire, sono invogliati, no, i comuni stessi a partecipare a questo, però diciamo nel momento in cui c'è da garantire il flusso di dividendi, c'è bisogno di aumentare il debito della multi-utility per garantire il flusso di dividendi, ci si indebita, c'è bisogno di precarizzare, c'è bisogno di licenziare per garantire il flusso di dividendi, si licenzia, si precarizza. C'è bisogno, come dire, di alzare le tariffe entro il limite garantito dalla legge fino al punto massimo, si alzano le tariffe, perché va ricordato anche questo,
perché si dice no, bisogna fare la multi-utility così si potranno finalmente fare gli investimenti che altrimenti non si fanno. Ma chiunque sa che ormai da più di 20 anni per legge tutti gli investimenti sono pagati dalle tariffe degli utenti. Dunque, chiunque gestisca il servizio, diciamo, la differenza è che in una multi-utility i soldi per gli investimenti vengono presi dalle tariffe, ma oltre ai soldi per gli investimenti ci viene caricato appunto il profitto, i dividendi per gli azionisti privati e pubblici. Questa diciamo fondamentalmente la differenza. Oppure si dice, anche questo argomento sempre utilizzato, con la multi-utility le banche faranno prestiti alla multi-utility, ma a chi gestisce i servizi pubblici, ricordiamolo, in regime di monopolio, perché sono monopoli, cioè esiste un solo gestore dell'acqua a cui io posso fare riferimento, esiste una sola rete di distribuzione del gas, perché parliamo, quando si dice che nella multi-utility rientra l'energia, si intende le reti di distribuzione ovviamente, non la produzione, quindi quella rete è unica e chiunque deve pagare il gestore per poterla utilizzare e via dicendo. I servizi sono diciamo in regime di monopolio, cioè vale a dire che non esiste concorrenza nel mercato, non esiste nemmeno rischio di impresa, quindi è evidente che sono diciamo i soggetti con la maggiore garanzia di solvibilità. È chiaro. Però chiudo davvero, cioè quindi il tema è che entreranno proprio quei soggetti perché è così diciamo appetitoso il terreno dei servizi pubblici in regime di monopolio, dove si possono fare in maniera parassitaria una marea di profitti e si possono intascare miliardi e miliardi di dividendi. Questo è il nostro. Ti fermo, Tommaso, perché volevo chiedere a Marco Cardone un'ultima battuta, che sono le 8:57, abbiamo veramente 2 minuti da questo momento. Quali sono le conseguenze politiche di questo referendum sul dibattito che abbiamo visto dispiegarsi nell'ultimo mese, soprattutto, diciamo così, no? Soprattutto dalle elezioni regionali si è tornato a parlare con forza, tra l'altro sottolineavate, non casualmente, ovviamente, le divisioni, la dialettica interna al Partito Democratico, le indicazioni date da Elly Schlein, la questione del campo largo e della prospettiva nazionale di questo campo largo. Che conseguenze avrà questo referendum sul dibattito che abbiamo visto dispiegarsi nell'ultimo mese, Cardone? Sicuramente darà un'ulteriore spinta. Allora, qui già da prima delle elezioni regionali e si è visto sviluppare ulteriormente nelle elezioni regionali e l'abbiamo notato arrivare anche a livello nazionale nei 3-4 giorni precedenti al voto a Empoli, c'è stato da sempre, ormai da molto tempo, un fronte trasversale che va da destra a sinistra di molti partiti che sono favorevoli alle gestioni in house. Quindi lo statuto fondamentalmente di questa multi-utility va riscritto totalmente e le gestioni vanno affidate in house. Ora su Firenze logicamente c'è la questione che farà un po' da apripista, no? Da scuola, da test per tutte le altre gestioni dell'acqua che andranno in scadenza, che è quella di Publiacqua. E qui si nota chiaramente che c'è un larghissimo fronte che è già deciso chiaramente già da molto di andare verso le gestioni in house e che è molto largo, tanto da aver rimesso in discussione quella che era la decisione presa nell'autorità idrica già nel 2023. A questo fronte però si ritorna sempre lì. Purtroppo manca ancora una decisione presa da parte del PD. Fondamentalmente quello che vedo io sono le resistenze di Firenze e Empoli, che fortunatamente adesso sembrano timidamente e piano piano cercare di riallinearsi e quindi di fare una sorta di inversione rispetto a quelle che erano le posizioni storiche di Firenze e Empoli. Io capisco che ci vuole tempo in politica per potersi ricostruire una figura, una narrativa diversa da quella sostenuta fino al giorno prima, però qui il problema è che siamo con la scadenza di Publiacqua che è ora e quindi c'è pochissimo tempo, quindi c'è bisogno veramente di uno sforzo, di un calo nella realtà da parte di chi deve prendere queste decisioni e di dire chiaramente sì, senza indugi, senza se e senza ma, bisogna fare società in house, trovare il modo per cui Alia Multi-Utility venga completamente stravolta, venga cambiato totalmente lo statuto in modo da renderla molto più simile a una società in house che a una società normale, però ecco,
Il punto fondamentale è che i soldi da parte dei comuni stessi per riacquisire le quote della società in Publiacqua vanno valutati, le quote, con una due diligence, perché qui io sento parlare nel caso specifico si va dagli 80 milioni a 160 milioni. Questa è una società che ha un bilancio già chiuso. Bisogna chiedere ai politici che comincino a parlare e portare le cifre esatte, fatte con una valutazione a modo, tecnicamente ammissibile con la modalità della due diligence. A quel punto lì sicuramente si potrà procedere a rilevare le quote di privato, e lo stesso poi potrà essere fatto anche per Acque SpA che scadranno nel 2031, e conferire tutto in una nuova società in-house esterna a Alia Plures, che verrà stravolta, perché logicamente se si vogliono fare in-house c'è l'incompatibilità con, questo lo dice anche l'IT, lo dicono tutte le leggi, c'è l'incompatibilità con l'attuale Alia Multiutility, anche se totalmente a composizione pubblica, quindi quello va totalmente stravolto quel progetto lì. Firenze e Empoli devono rompere gli indugi, devono dire chiaramente non solo che vogliono l'in-house a cui sono arrivati ora, ma che Alia Multiutility è incompatibile con l'in-house, quindi va totalmente stravolta a partire dallo statuto. Le gestioni vanno messe fuori Alia Multiutility. Alia Multiutility potrebbe essere un contenitore per realizzare quello, con uno statuto completamente diverso, come ho già detto, quello che la politica ha sempre chiesto, anche per avere magari una possibilità di intervento a livello regionale o una cabina di regione ulteriore. Marco Cardone, grazie davvero, grazie a Tommaso Fattori per essere stati con noi questa mattina per questo ragionamento dopo il referendum empolese. Buona giornata a voi. Grazie. Buona giornata. Grazie a Tommaso Fattori, grazie a Marco Cardone. Potete rivedere questo speciale su controradio.it in video sui nostri social e naturalmente nei nostri podcast. Altre notizie con la newsline di questa mattina, tra pochissimo restate con noi. Stai ascoltando Controradio. FM, DAB, streaming, social, web. Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.